Ed ecco qua con un altro video di unboxing e super codici sconto. Io sono Issam e oggi è uno speciale prodotti del mare. Iniziamo subito con un prodotto molto particolare, di nicchia anche, però molto interessante e non si trovano delle cose così in giro. Questo l'ho trovato su Amazon con tantissima fatica ed è una specie di carrello d'appoggio dove potete mettere qualsiasi cosa, 5-6 SUP uno sopra l'altro, un kayak, una barca, qualsiasi cosa, sopporta tantissimo peso. Vi faccio vedere solamente come si monta e quanto è facile montarlo. Queste ruote sembrano di plastica, in realtà non sono di plastica, è di una specie di gomma, quindi si possono utilizzare anche su terreni disastrati e possono anche andare sulla sabbia. Esiste un'altra versione, questa è la versione standard, va dappertutto. Esiste un'altra che va solamente sulla sabbia, io ho preferito questo visto che utilizzo le mie cose su terreni misti. Allora, questi sono i due pezzi da montare. Qui abbiamo una specie di cavalletto, il cavalletto va dentro qui, ok, e va in questo foro qua. A questo punto l'altro pezzo entra dentro come una forbice, si clicca così dentro, un po' duro, e entra dentro. Abbiamo il cavalletto, qua abbiamo delle sicure per le ruote si mettono così dentro e si chiude la sicura, tac e tac. A questo punto non dobbiamo fare altro che montare queste piccole ciabatte, non so come si chiamano, che sono di plastica molto dura, particolare, che sopporta tanto peso, e qua invece è in silicone per tenere bene quello che dobbiamo appoggiare sopra. Non dobbiamo fare altro che metterla dentro. A questo punto giro, tac, ed è inclinabile, quindi si adatta alla nostra barca, imbarcazione, quello che è, e mettiamo questo. Io ho messo già i cinturini, come potete notare, qua agganciati. Ci sono le istruzioni ovviamente anche per questi cinturini. Una volta installati i cinturini abbiamo qua una specie di lucchetto dove possiamo semplicemente fare entrare la cintura all'interno, che si può estrarre da una parte ma rimane agganciata dall'altra parte, che è molto semplice. Io l'ho preso su Amazon, purtroppo non costa pochissimo, però tenete conto che la schiena è un bene prezioso e non ci sono pezzi di ricambio. Meglio pagare per una cosa del genere, sia per la sua comodità ma anche per risparmiarsi il mal di schiena. Questi altri due prodotti sono dei prodotti molto particolari della Outdoor Master, che è un marchio concentrato su prodotti sportivi e per il tempo libero, specialmente mare, spiaggia, eccetera eccetera. Nel video scorso avevamo visto una pompa a doppio stadio molto interessante per gonfiare SUP, per gonfiare kayak, per gonfiare qualsiasi cosa, palloncini, anche materassini, qualsiasi cosa. Ecco, questa è una versione dell'Outdoor Master della stessa pompa a doppio stadio, ovvero uno stadio a pressione bassa e gonfiaggio molto rapido, 350 litri al minuto. Abbiamo sempre lo stesso tubo con tutti gli adattatori possibili, immaginabili per qualsiasi cosa. Abbiamo anche il manuale di istruzioni con un po' di raccomandazioni e abbiamo la pompa in sé. La pompa si chiama Shark 2 ed è differente rispetto alla pompa che avevamo visto prima, altrimenti non avrei fatto l'unboxing e fatto vedere. Con cosa è differente? Non è differente come velocità e pressione, perché la pressione massima alla quale può arrivare questa pompa è 20 psi nel secondo stadio, quando inizia la pompa a pistone. Ha sempre la stessa velocità dell'altra pompa, quindi 70 litri al minuto di pompaggio ad alta pressione. La differenza è che è più accurata rispetto all'altra, non come dichiarazioni ma come qualità di pompa, e non solo, ha un sistema di raffreddamento attivo all'interno. L'altra pompa si può pompare per 10-15 minuti, poi dovete fermarvi, specialmente in questo caldo, altrimenti danneggiate la pompa. E questa potete gonfiare 3 SUP uno dietro l'altro senza problemi, perché ha il sistema di raffreddamento interno. Ha il cavetto molto lungo con connettore accendisigari, quindi si può collegare direttamente nell'accendisigari della macchina, gonfiare direttamente il SUP da lì, o potete utilizzare un power station come questo qua della Blitzwolf, che è il mio preferito, che in questo momento non è disponibile, ma vi lascio link e coupon sconto a uno equivalente, anzi forse ancora meglio di questo, e che possa sopportare l'assorbimento massimo di questa pompa, che è 110 watt, e che abbia il connettore accendisigari molto utile. Questo in particolare della Blitzwolf ha 300 watt
di potenza e 300 watt ora di capacità. Qui abbiamo le due valvole, una per gonfiare e un'altra per sgonfiare, che è molto rapida a sgonfiare anche e deprimere il nostro SUP o kayak, quello che è per rimpicciolire, per diminuire la sua dimensione e metterlo nel nostro zaino o nella macchina, quello che è. E qui abbiamo uno schermo immenso LCD dove possiamo decidere l'unità di misura in bar o in PSI, possiamo decidere a quanto gonfiare il nostro SUP ed è abbastanza veloce, direi, a scendere. Il SUP di solito io lo gonfio a 13 PSI. Una volta attivato inizia con il primo stadio a gonfiare rapidamente, vedete quanto forte, davvero forte, ecco. Una volta arrivato a una pressione abbastanza alta inizia il secondo stadio a bassa velocità ed alta pressione. Una volta arrivato alla pressione decisa da noi si ferma in automatico. Vi faccio sentire la ventola attiva e questa è una differenza fondamentale tra questo, che è di super qualità, ottimo, rispetto all'altro a basso costo che abbiamo visto nel video precedente, la ventola attiva che lo raffredda. E ovviamente, avendo una pompa nuova, non possiamo non avere un nuovo SUP dove possiamo divertirci in due SUP con me, i bambini, andare in giro, ecco, è una cosa veramente fantastica. Vi danno anche tutto compreso all'interno e questo è davvero una qualità superba come SUP. Adesso io non so quale SUP mi hanno mandato perché hanno varie dimensioni, ovviamente più grosso il SUP più riuscite a bilanciarvi sopra e più sarà facile iniziare a utilizzarlo anche per bambini, per persone che non sono molto pratiche di bilanciamento sopra un'imbarcazione. Vedo con piacere che ti danno anche un qualcosa per metterci dentro il cellulare. Questa è una cosa molto utile perché se vi allontanate tanto, ci sono problemi, potete chiamare, e io lo faccio sempre. Non ho questo proprio, ho un'altra borsettina dove metto anche la chiave della macchina, così metto le mie cose dentro. Questo è molto utile, che arriva direttamente con il SUP. Tutte le cose che vi farò vedere in questo video arrivano proprio con il SUP, esattamente come la custodia impermeabile per il telefono. Manuale di istruzioni che purtroppo arriva solamente in 3 lingue: inglese, tedesco e francese, molto chiaro con delle fotografie a colori, quindi non c'è niente di difficile da sapere. Nella scatola abbiamo uno zaino molto utile per metterci dentro tutto, non solamente il SUP ma tutto quello che ci serve, tutto quello che arriva con il SUP ci sta all'interno di questo zaino, che ha anche delle rotelline, cosa fondamentale anche perché lo zaino del mio vecchio SUP non ce l'ha e, come potete notare, sì, non pesa tantissimo, però comunque farlo camminare per terra sarebbe una cosa molto utile. Dopotutto, perché farsi venire il mal di schiena se si può pagare qualcosina in più e avere qualcosa di meglio? Non solo il mio vecchio zaino della Goose Hill, come potete notare qui ha la maniglia non da questa parte, che non è proprio comoda, non bilancia tantissimo. Io di solito lo utilizzo da questa parte, però questo è molto meglio, come potete notare, anche perché è molto più grosso, ci stanno più cose. Abbiamo la maniglia qua e la maniglia anche sopra, non solo, possiamo metterlo anche dietro come quell'altro. Qui possiamo mettere nome e cognome eventualmente se vogliamo spedirlo in aereo. Insomma, non è solamente di qualità ma di tanta utilità. Il SUP arriva molto protetto, anche se avete visto la scatola distrutta, comunque è molto protetto. Arriva anche con questo cinturino per raccoglierlo facilmente e arrotolarlo. Anche qua abbiamo le protezioni per le pinne che io di solito conservo, perché ogni volta che lo metto nello zaino li rimetto, ma in quell'altro zaino nuovo secondo me non servirebbe neanche. È molto colorato ed è molto utile perché è visibile ovviamente dalle barche. Una cosa che mi piace tantissimo sono le maniglie qua che hanno i ganci e sono molto morbide. Questa è una cosa molto positiva anche qua da questa parte e davanti. Nella scatola abbiamo un bellissimo remo, ovviamente dobbiamo montarlo. Come potete notare qui il remo ha una specie di adesivo, non toglietelo perché non è un adesivo temporaneo, è un adesivo per evitare che l'acqua entri all'interno, perché deve galleggiare, molto semplice da montare. La prima parte va agganciata dentro a click e la seconda parte invece va regolata a seconda della vostra altezza. Qua sopra c'è una scala che vi aiuta a regolare l'altezza, specialmente all'inizio che non avete un vostro stile per
utilizzare il remo. Nella scatola abbiamo la corda per la gamba per non perdere il SUP eventualmente se ci sono delle correnti. Una cosa in più che vi danno con questo SUP rispetto agli altri che trovate nel mercato, un'altra cordicina per il remo che attaccate al polso e attaccate al remo eventualmente, così non perdete il remo, che si galleggia ovviamente, però se ci sono delle correnti potrebbero trascinarlo e così lo evitate. Ovviamente arriva con la sua pinna ad aggancio standard per SUP, con la sua sicura, ed è una pinna da 9 pollici. Nella scatola troviamo anche questo bussolotto dove abbiamo uno strumento molto importante per aggiustare eventualmente la valvola se perde aria. Ecco, adesso vi faccio vedere perché l'altro mio SUP la valvola si è spostata un pochino, bisogna allentarla, metterla in posizione e riagganciarla con questo. All'interno abbiamo anche 2 adesivi di riparazione eventualmente se foriamo e anche una colla speciale adatta alla riparazione dei SUP. Ci danno anche una pompa manuale con il tubo adatto alla valvola di questo SUP. Ovviamente la pompa serve sia a gonfiare ma anche a sgonfiare, quindi se agganciamo il tubo da una parte gonfiamo, dall'altra parte sgonfiamo, e qui abbiamo anche una valvola dove se la lasciamo aperta, una volta che tiriamo su gonfiamo, una volta che tiriamo giù gonfiamo, quindi così ad alto volume, e quando arriviamo a una certa pressione che non riusciamo più a gonfiare facilmente basta attaccare la valvola. A questo punto gonfiamo a bassa velocità ed alta pressione ed è più facile. Con questo SUP arrivano anche questi supporti, questo supporto con il gancio eventualmente per trainare il SUP, o in alternativa se vogliamo mettere una GoPro abbiamo un supporto per la GoPro, possiamo attaccarlo in questa posizione, quest'altro lo mettiamo da un'altra parte, e questi 2 supporti si attaccano con la colla in dotazione, mentre questi altri supporti per GoPro hanno l'adesivo 3M, ne abbiamo 2 per attacchi GoPro, e abbiamo anche la sicura eventualmente per non far cadere la telecamera, con quest'altro supporto e tutti gli accessori per montare GoPro o un'altra telecamera. I SUP di solito supportano fino a 15 psi e questo non è un'eccezione, però quando c'è tanto sole ovviamente l'aria si espande sotto il sole. Se lo volete lasciare sotto il sole vi consiglio di gonfiarlo al massimo a 12 psi. Più veloce dell'altro. Come avete appena visto, questa pompa è molto rapida, anche se le dichiarazioni dell'altra pompa che avevo sono uguali a questa, ma non ci sono paragoni secondo me. Questa è davvero molto veloce e si vede. E come al solito vi lascio tutti i link assieme ai coupon sconto nella descrizione del video. Nel frattempo vi saluto e adesso andiamo a divertirci. Ciao, alla prossima!